Eccoci, siamo live anche stasera per la Battery Weekly, ragazzi, l'appuntamento settimanale con l'informazione sulle batterie. E di fianco a me vedete Alan, che ormai conoscete bene, ma buonasera sotto a tutti. di noi, Alan, c'è Roberto Nasi, ingegnere dei materiali, ricerca e sviluppo di quello a cui flash chiedo di battery. spiegarmi le cose di solito prima della weekly. Eccolo, ciao Roberto, piacere. Ciao a tutti. È un piacere, dai. Sei emozionato di essere alla Battery Weekly? Abbastanza. Abbastanza, diciamo. Io lo vedo proprio tranquillo lui, sempre abbastanza rilassato, direi. Allora, sai che cosa? Stavo pensando che se è la tua prima, questa, dovresti lanciarla tu quasi quasi la sigla. Cosa ne dici? Cosa ne dici, Alan? Sì, La facciamo lanciare a Roberto? Solo questo onore, va bene. Vai, lanciala pure. Sigla. Eccoci, ma in tanti si chiederanno che fine ha fatto Marco. Ovviamente Marco, ragazzi miei, l'abbiamo sostituito, le redini della società ormai le ho prese in mano io, quindi sono stato di Alan in questo momento. Mi spiace per Marco, no, non è vero. Marco è ancora in viaggio, è vero? Sì, non poteva in viaggio, non poteva collegarsi. Dico solo di non stare in pensiero per lui, che sta molto bene. Sta molto bene. Sta molto bene. Parlerò un po' piano perché ho la connessione ballerina. Allora, anche questa settimana facciamo il punto della situazione sulla mobilità elettrica, partendo dal cuore della mobilità elettrica, ovvero la batteria. La batteria è questo elemento fondamentale di cui si parla tanto ma si conosce poco. Noi ogni settimana analizziamo le notizie inerenti alle batterie in generale e in particolare quelle del comparto più pesante, non solo dei trasporti ma anche della movimentazione e via dicendo. Lo facciamo ovviamente con un'azienda che queste cose le conosce bene. Trovate tutte le settimane poi la live, la trovate praticamente nuova e tradotta anche in inglese, sottotitolata in inglese, quindi meglio di così direi che non potevamo fare, quindi alla grandissima. Bene, che ne dite? Partiamo dalla prima? Partiamo. Eccoci qua. La prima notizia andiamo a prenderla proprio da Inside Biz. Chi la vuole commentare? Renault stupisce tutti. De Meo, Sì, tra l'altro appunto italiano, il CEO di Renault, vuole riprovare il battery swap. Esatto, del battery swap abbiamo già parlato nelle scorse puntate, sempre implementato da aziende, da infrastrutture cinesi, perché è da quelle parti che è stata portata avanti questa sperimentazione, mentre, come abbiamo già commentato, più in Occidente, da Tesla in primis, ma in generale anche poi dalle altre case automobilistiche, non sembrava questa la strada. Però evidentemente un po' diciamo in base anche ai successi che sta riscuotendo in Cina questa modalità di gestione delle batterie, anche Renault ci sta ripensando. Come si dice nell'articolo, non è una novità per loro, anche loro sono stati molti anni fa abbastanza pionieri sulle auto elettriche. Sono della Renault, infatti i primi modelli, diciamo, che ci potevano circolare su strada di auto elettriche vere e proprie. È una tecnologia che avevano già sperimentato, poi abbandonato e adesso stanno rivalutando. E infatti si parla proprio di un ritorno al passato. Esatto. È interessante il fatto che
uno dei motivi per cui stanno guardando con interesse a questa modalità è anche per ridurre la marginalità, diciamo, quindi ridurre il costo di accesso del veicolo elettrico, ma evidentemente con delle modalità di noleggio, di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, incrementare le marginalità. Quindi più un'operazione conveniente dal punto di vista del business che non una motivazione tecnica, anche se poi le differenze di gestione dal punto di vista tecnico già le sappiamo, sono abbastanza evidenti, insomma la velocità di ricarica, ma di contro il fatto che la batteria non è tua e quindi ricevi quello che capita. Verissimo. E poi dovrebbe esserci comunque una rete capillare un po' per soddisfare le esigenze. Sì. Esatto. E è una rete comunque molto costosa, perché i sistemi robotici di questo tipo richiedono investimenti non da poco. Sì, infatti secondo me sarebbe auspicabile adattarla anche a più marche, quindi standardizzare in qualche modo il battery swap, sia per poter usare su diverse tipologie di auto magari, ma anche in previsione per esempio di un riciclo diciamo sostenibile, perché avere uno standard significa poter magari smantellare le batterie a fine vita in una maniera ben precisa. Sì, diciamo che detta così sembrerebbe in realtà molto efficiente e funzionale, in realtà è ben difficile pensare che si riesca a definire uno standard per le auto, anche perché le auto sono comunque molto diverse da un modello all'altro in termini anche di dimensioni, di prestazioni, di costo. Mentre abbiamo visto alcune puntate fa che una cosa del genere si sta facendo in realtà lo sta portando avanti un consorzio di produttori di due ruote. In quel caso c'è più allineamento sulle performance e sulle dimensioni perlomeno della batteria, per cui stanno proprio pensando di fare questa standardizzazione. È vero, è qualcosa che effettivamente si sta aspettando, e forse le due ruote anche in questo caso potrebbero insegnare qualcosa, no, al settore. Sulle auto, quello che diceva Roberto è importantissimo, cioè la standardizzazione non è neanche semplice dal punto di vista proprio del trovare un accordo tra i vari costruttori, perché standardizzare qualcosa che deve essere uguale per tutti non ci si è riusciti neanche coi telefonini, correggetemi se sbaglio, Sono delle a parte il connettore dall'alto. Esatto, quindi è tutto un pochino da vedere. Se siete d'accordo passiamo alla seconda. Eccola qui, andiamo con hardware upgrade. Di cosa ci parla questa volta hardware upgrade? Eccoli qua. Qui i primi accordi strategici, forse proprio sul mondo della chimica e di quello che stava accennando Roberto, cioè l'importantissimo tema del riciclo. LG e General Motors insieme per il riciclo delle batterie. Sì, hanno firmato questa partnership, diciamo, o meglio, investono entrambi in un'azienda che si occupa di sviluppo di tecnologie di riciclo, tecnologie idrometallurgiche, quindi che usano processi anche a base d'acqua, meno energivori rispetto ad altri processi pirometallurgici in cui si fonde tutto per ridurre gli elementi ridurre il tutto a elementi base. Hanno fatto questa partnership appunto per promuovere lo sviluppo e il riciclo delle batterie, in particolare quelle prodotte da General Motors in questo caso. Quindi ci sarà non solo una partnership votata al riciclo dei composti chimici, ma anche un design for recycling adattato a uno specifico processo di riciclaggio. Esatto, hai detto una cosa importante, cioè per riciclare bene bisogna progettare bene. Esatto, sì.
perché soprattutto in termini di costi di gestione, anche il disassemblaggio della batteria è sicuramente una parte importante. Molto bene, molto bene. Andiamo ad un'altra notizia interessante che secondo me riprende uno dei temi che abbiamo trattato diverse volte, no? Perché alla fine tanti di quelli che ci ascoltano sentono anche notizie in giro di questo famoso stato solido, Alan, di cui tu sei super esperto e tifoso. È un qualcosa che ovviamente ci si aspetta tantissimo, ma ancora non abbiamo. Quindi abbiamo un articolo che adesso vi faccio vedere, un attimo solo che ce lo carica, che parla proprio di questa opportunità nuova e di queste stabilità anche. Eccolo qua, lo vedete? Ok. Ce l'abbiamo qui. Lo stato solido si sta, diciamo, ritagliando una buona fetta di interesse, diciamo, a livello mondiale, perché, come sappiamo, può portare ad elevate densità energetiche, quindi ridurre i volumi. E in questa ricerca quello che hanno fatto è riuscire ad arrivare addirittura a 10.000 cicli di lavoro, utilizzando un approccio multistrato, ovvero hanno realizzato un elettrolita solido che riesce a resistere alle famosi dendriti, che sono un po', diciamo, il tallone d'Achille delle batterie a stato solido a base di litio. E quello che hanno fatto è appunto un multistrato in cui addirittura il secondo strato riesce a rigenerarsi dai fori delle dendriti, e quindi sembra avere una vita veramente longeva. Bisogna sempre vederle un po' con mano queste cose, perché a livello di laboratorio si danno tanti risultati buoni, poi all'atto pratico è sempre un po' più una via di mezzo, ecco. Quindi è sempre quello lo stesso discorso, il laboratorio è una questione, poi averlo effettivo è tutt'altra sì, cosa. poi c'è sempre il discorso dei costi, ovviamente, perché si possono creare materiali esotici che però costano tantissimo. Sì, se fosse veramente così, comunque 10.000 cicli sarebbe veramente una vita anche, credo, molto superiore. Qua nell'articolo si parla che si può raggiungere la stessa longevità di un'auto odierna, tradizionale, 10-15 anni, a parte che insomma non tutte le auto in circolazione sono vecchie di 10-15 anni. Ma in ogni caso, se pensiamo a un utilizzo medio, 10.000 cicli è difficile veramente raggiungerli, anche con tempi così lunghi. Quindi si potrebbero veramente avere batterie che durano molto più di quanto dura il resto dell'auto. Esatto, e poi vabbè si parla sempre dei 10-20 minuti, ragazzi, ma anche qui ovviamente è tutto da vedere, ecco. In quel caso comunque avrebbe senso poi parlare di Second Life, in effetti, perché se hanno una vita così lunga, a quel punto può essere veramente interessante. Veramente, veramente. Ragazzi, andiamo a un'altra notizia, che così vediamo un attimino anche qui, sempre rimaniamo probabilmente sempre sullo stato solido, perché ragazzi, se ce l'hanno tutti in mente, noi dobbiamo fare un po' di chiarezza. Questa volta passiamo a HD Motori, che ci dice batteria allo stato solido, scoperta una soluzione chimicamente stabile. Ritorniamo sempre in realtà questa riprende quella del precedente, quindi possiamo andare avanti. Andiamo avanti. Sì, è carina l'immagine sotto esemplificativa, meno accurata della precedente, ma sì. un attimo giù. Questa, eccola qua, è vero, questa l'avevamo commentata. Carina. Spiegacelo un po'. Fai il paragone a sandwich, in cui abbiamo il multistrato, in cui abbiamo appunto un elettrolita numero 1 che fa passare dendriti, un secondo elettrolita che in questo caso mi pare sia la pancetta, che blocca e si rimargina, forse con il grasso, non lo so. Con il margine, buonissimo. Mi viene fare però a quest'ora, scusami. Carino, dai, comunque
un esempio per le buone, i buoni paninari, dai. Allora, vediamo un attimino. Proseguiamo. Sì, proseguiamo. Qui Powered, io vedo già una cosa qua. Stiamo in tema di cibi. Questa cos'è? Ma cos'è sta roba? Una cella basata sulle proteine, quindi non metal free, senza metalli, senza elementi particolari, ma sulle proteine. Se ce la vuoi spiegare, Roberto, com'è? Spiegaci un po'. Allora, io ho letto un po' l'articolo, sì, praticamente diciamo, il materiale principale è appunto sono delle proteine in cui sono incastonati delle molecole che fanno poi da anodo e da catodo. In particolare parlano di biologeni, che sono un po' come gli OLED in realtà, non so se avete presente. Sì. Sono delle catene corte organiche, conduttori, che però hanno il potere appunto di ossidarsi e ridursi anche molto velocemente, quindi possono teoricamente arrivare ad alti C-rate di carica e scarica. Ovviamente la struttura di polipeptidi però può essere degradata facilmente anche a temperature non troppo alte, e quindi la vita di queste batterie che hanno provato a fare parlano di un terzo, non specificano in che termini, però immagino di vita e di performance in generale. Sì, e quindi sono ancora diciamo, molto meno performanti rispetto alle tecnologie al litio, ovviamente, però rispetto ad altre tecnologie similari, sempre che utilizzano materiali organici e non basati su metalli, diciamo, questi sono riciclabili facilmente, perché non è detto che altre tecnologie, anche pur prive di metalli, siano comunque facilmente riciclabili. Questo invece sì, questo è il grosso vantaggio di questa scoperta. Guarda, se tu sei positivo, tanto per tutti, perché effettivamente l'idea di avere delle batterie organiche non è assolutamente niente male. Allora andiamo avanti su qualcosa di organico? Che cosa ne dite? Sì. Eccola qua. Ecco. Batteria agli ioni di sodio ispirati alle ossa dei mammiferi. Chi la commenta? Io la scorro. La parola a te, Roberto. Vai, Roberto. Va bene. Allora, in questo caso hanno imitato un po' la struttura ossea, nel senso che hanno realizzato una struttura porosa e quindi dando un'elevata superficie a disposizione degli ioni che possono muoversi, diciamo, in maniera più agile. Infatti anche in questo caso le correnti che si raggiungono sono molto elevate, parlano addirittura di 50C, e riescono a realizzare 10.000 cicli anche in questo caso. Però attenzione, perché qui parla solo del catodo. Sappiamo infatti che uno dei grossi, diciamo, fattori limitanti delle batterie è l'anodo, che si degrada molto più velocemente. E comunque, diciamo, hanno raggiunto capacità, diciamo, standard, però con correnti molto più elevate. Possiamo riassumere questa notizia sul fatto che si sta sperimentando la via organica per cercare di utilizzare meno metalli, Roberto, posso dire così? Ma diciamo che in questo caso è più sulla morfologia della struttura. Diciamo, hanno preso l'esempio dell'osso, che è organico, però la struttura in questo caso diciamo, non è organica. Quindi si cerca di imparare un po' dalla natura. Sì. C'è da dire che il vantaggio di avere una struttura così porosa è sicuramente l'elevata corrente, però a scapito di un volume maggiore, quindi una batteria a pari capacità avrà un volume maggiore con questa tecnologia. Bene, okay. Molto, molto interessante anche questa. Adesso andiamo invece che proprio su strutture, parlando di strutture, qui andiamo sulla stampa 3D, che sulla stampa 3D. Sì, perché in realtà come prima
il discorso dell'osso, della porosità simile a quella delle ossa, quello si tratta di un'ottimizzazione della struttura geometrica, diciamo, della costruzione della cella, più che della chimica in sé. E sempre sull'ottimizzazione della struttura geometrica si può studiare anche avvantaggiandoci delle stampe 3D, quindi delle tecniche di manifattura additiva che consentono di realizzare con grande precisione delle strutture predeterminate, anche più complesse rispetto a quello che si possono invece realizzare con i processi più classici, che si tratta con i quali ad esempio si creano delle stese, dei fogli, e poi si mettono insieme, si combinano dei materiali diversi. In questo caso la notizia riguarda in particolare un macchinario, un processo di stampa 3D sviluppato da un'azienda giapponese, ottimizzato anche per i grandi volumi, perché il contro della stampa 3D è che tipicamente è usato per le prototipazioni, ma non è troppo lento e costoso per i grandi volumi, e che consente di costruire strato per strato una cella con grande accuratezza nella scelta dei materiali, delle spessori, delle geometrie interne, ottenendo quindi un grosso ottimizzazione in termini di densità energetica, ma anche di risparmio di materie prime. Le materie prime è importantissimo, un tema sensibile per tutti: flessibilità, materie prime, sicurezza, densità energetica e velocità di produzione. Ovviamente il tutto unito ai minori costi sarebbe un grande vantaggio, ma molto interessante. Questa è una notizia di Inside EVs, e adesso andiamo sul ringiovanimento. Eccola qua. Chi vuole commentare una notizia che ha il titolo "Storage, ringiovanire le batterie con la ricostituzione del litio"? Roberto? Che dici? Sì, in questo caso l'articolo parla di riutilizzare il materiale catodico così com'è. Ho letto un po' l'articolo, in realtà serve comunque sempre smantellare la batteria, quindi ci sono i costi associati all'aprire la batteria, rimuovere separatore e anodo e riutilizzare la stesa catodica. E quindi essenzialmente rimuovendo la parte peggiore, che è l'anodo, che è quello che si rovina. Anche in questo caso bisogna vedere sempre i costi, perché diciamo, rimuovere tutto salvando una delle due stese, quella catodica, e evitare l'inquinamento, che comunque è un fattore chiave, perché anche piccoli particolati di altri metalli, per esempio rame, alluminio, che si trovano sempre all'interno della cella, possono andare poi a rovinare durante i cicli vita successivi la cella stessa. Quindi un po' complicato, ecco. Ecco, l'articolo è interessante perché, se volete, avete un link direttamente proprio al paper della ricerca, che può essere un buon approfondimento per chi ne avesse voglia. Quindi, se volete andarvelo a vedere, vi consiglio veramente, e vi ricordo sempre che tutte le puntate del Battery Weekly le trovate sul sito di Flash Battery, quindi le trovate tutte catalogate lì. Siamo a 6 minuti dalla chiusura, allora vado su un'altra notizia, che è questa. Eccola qui. Chi la vuole? Eccola qui. Scusate. Chi la vuole commentare? Questa è la stessa. Questa è la notizia che avevamo commentato anche la scorsa puntata, sì, che viene riproposta. Evidentemente suscita molto interesse, anche perché effettivamente si parla di una ricerca molto promettente in termini di performance, in termini di costo, di non criticità dei materiali utilizzati, e quindi è molto promettente.
Una cosa carina che si poteva vedere anche nell'articolo, non c'entra tanto, diciamo, non è specifica di questa ricerca, ma cogliamo l'occasione per farla vedere, è la struttura interna di una pila a bottone. Scendi un pochino, per Vediamo. favore, Eccola qua. Daniele. No? Ancora un po', dovrebbe essere più in basso. Qui ce la mostrano con la pinzetta. Eccola Vedete, qua. anche questo è un articolo comunque anche molto, molto spiegato. Sì. Questa è la struttura interna della pila a bottone, che è diciamo, il device che tipicamente viene realizzato nei laboratori in cui si studiano le chimiche, perché è quello che consente più facilmente di costruire a livello di laboratorio una cella completa. Ecco, tu, Roberto, ne hai infatti, costruite qualcuna? Bravo Roberto, Glove ricordaci box. proprio questa cosa. Sì, queste celle vengono assemblate in glove box in ambiente controllato, però sono comode appunto perché sono di dimensione ridotta ed è possibile maneggiarle in maniera più facile. Poi anche i test sono più brevi su CoinCell. Quindi diciamo, lo ripetiamo anche questa volta, già lo avevamo detto, ma è importante ricordarlo, che le batterie a bottone sono un pochettino il mini laboratorio delle varie chimiche, perché sono facili da realizzare, perché sono un campione che poi è in scala rispetto a quella che può essere lo sviluppo. Possiamo, ragazzi, dire che la maggior parte delle chimiche, o quasi tutte le chimiche, correggetemi se sbaglio, è passata dalla pila a bottone? Sì, per forza. Per forza, perché a livello di laboratorio non si può usare tanto materiale, i materiali sono costosi, quindi lavorare su piccole quantità è d'obbligo. Ottimo, siamo in perfetto timing. Noi abbiamo una regia che ci tiene i tempi e poi ci martella, perché sennò Marco poi riguarda la diretta e ci sgrida. Io direi che invece siamo precisi, e se siete d'accordo metto questa notizia qua, che è importante, perché secondo me è sicuramente importante. Eccola qui. Allora, trasporto aereo delle batterie al litio. In questi giorni, tra l'altro, ragazzi, non so se avete sentito, c'è stata una notizia di un altro incendio di batterie, ma non si sa esattamente neanche le chimiche che fossero coinvolte qui in Italia, verso il Veneto, per un'azienda che fa dei cespugliatori e via dicendo. Però il trasporto Alan, Roberto, lo abbiamo ricordato spesso, è anche Flash Battery, si occupa di un trasporto ovviamente di batterie, tra l'altro più sicure, perché diciamo che tra le chimiche, Roberto, Alan, correggetemi, il litio-ferro, quindi quello utilizzato anche da voi, è tra i più sicuri. Andate sul sito, ragazzi, di Flash Battery a vedere, perché c'è una sezione spettacolare dove vi spiegano proprio la sicurezza, e nella sicurezza c'è il nail penetration test, quindi la penetrazione di un ago, di una punta all'interno della cella, e vedete come si comporta. Andatevelo a vedere. Ecco, sì, che ragazzi, ricordiamo, non è un esatto. test soltanto diciamo dimostrativo di quello che succede nel caso di penetrazione o di rottura del case, che è evento che può essere anche improbabile, ma è qualcosa che riproduce l'evento peggiore che può succedere, anche per cortocircuito interno, per qualunque cosa. È l'evento peggiore, più violento che può succedere a una cella. Se è sicura in quel test, è sicura in tutte le situazioni. In particolare per il fatto di diciamo, quanta energia libera e quanto innesca poi reazioni a catena nel momento in cui dovesse essere messa vicina ad altre celle, come in un pacco batteria. Allora, Teniamo andiamo a vedere presente... questa notizia. No, dimmi. Sì, questa notizia diciamo parla delle preoccupazioni della IATA, quindi dell'ente di regolamento del trasporto aereo, perché evidentemente sono successi un po' di problemi magari condensati nel tempo. Di uno ne avevamo già parlato, in realtà non era successo su un aereo, quindi non in volo, però comunque vicino a un aereo durante le operazioni di carico, in cui un intero
bancale, un intero container di dispositivi alimentati a batteria ha preso fuoco. E questo, diciamo, ha destato qualche preoccupazione. Innanzitutto si è dato la colpa o si è puntato il dito contro magari delle spedizioni non regolamentari o non diciamo che non rispettassero tutti i requisiti di certificazione, ma in realtà poi è stato verificato che quelli che hanno gli eventi che sono successi non avevano problematiche di questo tipo, quindi erano state tutte celle che avevano regolarmente passato i test previsti. Evidentemente questo non ha evitato il problema. Esatto, e questo è da sottolineare, cioè la preoccupazione principale comunque resta quella di spedizioni, non solo magari anche illegali, ma anche di batterie di cui si conosce, io uso questo termine perché me l'ha insegnato un chimico, Roberto, al limite sgridami, se non si conosce bene il chimismo, che mi piace un sacco tra l'altro, perché tanti dicono la chimica, non si conosce bene il chimismo, e addirittura questa persona che si occupa di riciclo dice se non si conosce la forbice della percentuale delle sostanze della chimica interna alla batteria, io non so esattamente cosa viaggia. Dice ci sono le batterie di alta qualità di cui so tutto e altre no, quindi anche nei trasporti probabilmente dovremo avere questa sorta di, permettetemi di dirlo, passaporto delle batterie oltre che di uno standard, perché ricordiamo il petrolio non viaggia sugli aerei, ma le batterie possono farlo, quindi per poterlo fare sicuramente ci vorrà una strada che sarà quella di una regolamentazione nel tempo. Mm-hmm. Bene. In ogni caso questo credo che, cioè, teniamo presente che ogni cella, specialmente quelle più spinte in termini tecnologici, come quelle dei cellulari, che sono piccole come dimensioni, sì, ma in termini di densità energetica, di tensioni di lavoro sono molto spinte, possono costituire dei piccoli inneschi. L'innesco poi dopo si causa il fuoco in tutto quello a cui si può attaccare. In questo caso nel bancale sicuramente quello che avrà preso fuoco saranno stati tutti gli imballaggi che c'erano attorno. È ovvio che un piccolo fuocherello che si innesca dentro in mezzo a un bancale poi dopo può far prendere fuoco a tutte le scatole che ci sono attorno. Quindi non è soltanto la batteria in sé, ma anche quello che gli viene messo attorno, che può creare un piccolo problema e renderlo molto più grande. Esatto. Ragazzi, secondo me è stato quasi preciso. Abbiamo sforato di poco, ma va benissimo. Roberto, grazie. Speriamo di avervi ospite quanto prima ancora. Ricordo a tutti. Sì. Se Marco c'è, io però non ci posso essere. Ci alterneremo. Faremo l'ospite speciale. Sì. Grazie veramente. E grazie a voi. Ricordiamo che sul sito di Flash Battery trovate tutte le puntate, andatevele a vedere, seguiteci anche sui social perché così annunciamo sempre la puntata, e se avete delle domande o delle curiosità scrivetecele, così le potremo affrontare insieme. Ciao a tutti! Ciao a tutti, buona serata! Ciao!